Un saluto a tutti. Stavolta vi racconto una storia di dignità e di coraggio che tutti dovrebbero conoscere, a cominciare dai ragazzi. Mi è stata rivelata in un luogo straordinario, Civitella del Tronto, il punto più settentrionale del regno, l'ultima nostra fortezza ad arrendersi all'esercito invasore venuto dal nord, il 20 marzo 1861. Appena 23 giorni dopo, il 12 aprile 1861, a Charleston, nella lontana Carolina del Sud, un colpo di mortaio contro la guarnigione unionista di Fort Sumter segna l'inizio della guerra di secessione americana, che porterà alla fine alla distruzione di un altro Sud. Nel 2008, in occasione delle celebrazioni dell'eroica difesa di Civitella, nell'ambito dell'incontro tradizionalista, un uomo vestito con la divisa grigia dell'esercito sudista americano chiese e ottenne di poter rissare sul pennone della fortezza, accanto alla bandiera delle due Sicilie, quella della Confederazione degli Stati Americani, CSA. Disse di volerlo fare per onorare i soldati napoletani e siciliani che combatterono in America onorando quella bandiera. Si chiamava Pierluigi Rossi. Capì col tempo che era un uomo straordinario e una grande anima. Ci ha lasciati qualche anno fa. Mi raccontò questa storia e mi vergognai di non averla conosciuta prima. Poi, insieme con mio figlio, scoprimmo che un ragazzo americano della Virginia, nel cortile di casa, teneva, accanto alla bandiera confederata, una bandiera delle due Sicilie, proprio per onorare quei nostri caduti che fino ad allora avevamo ignorato. Chiesi al caro Rossi di raccontare questa storia sulla rivista L'Alfiere e da allora mi appassionai alla guerra di secessione americana. Negli ultimi anni, soprattutto in America, questo argomento è diventato materia incandescente. Fino a qualche tempo fa c'era rispetto per le ragioni dei vinti e infatti furono creati cimiteri per i tanti soldati confederati caduti in quel conflitto, per i personaggi di maggiore spicco della Confederazione e addirittura fu dedicata un'intera fiancata di una montagna a effigiare il presidente Jefferson Davis e i generali Jackson e Lee. Ora, noi che consideriamo il razzismo una peste immonda e la schiavitù un crimine bestiale, dobbiamo però dire che la storia non si giudica con la mentalità di oggi e con gli occhi accecati dall'ideologia. Noi vi rimandiamo agli studi di grandi storici, come l'italiano Raimondo Luraghi, che ha scritto questo corposo volume sulla guerra di secessione americana, quasi 1400 appassionanti pagine. Ma non è questa la sede per parlarne. Va solo precisato che le considerazioni politiche non possono mai essere usate per mettere il bavaglio alla ricerca della verità storica. Ma torniamo ai nostri soldati. Tutto comincia con la battaglia del Volturno, terminata il 2 ottobre 1860. Alla fine moltissimi furono i prigionieri napoletani e siciliani nelle mani dei garibaldini. In una situazione normale avrebbero dovuto essere fatti tornare alle loro case. Tanto più che non erano stranieri, ma era gente del posto che combatteva per la propria patria e per non venir meno al giuramento di fedeltà che avevano fatto al proprio re. E poi i garibaldini non erano i nostri fratelli d'Italia che ci venivano a liberare. Eppure quei soldati non furono restituiti alle loro famiglie. È il solito problema delle rivoluzioni senza popolo. Poiché quei soldati erano figli del popolo, oltre a non voler infrangere il giuramento che avevano prestato entrando nell'esercito, erano anche ostili al cambiamento di regime. Farini, che sarebbe diventato presidente del Consiglio, afferma nel dicembre 1860: «Qua non ci sono 100 unitari su 7 milioni di abitanti. Sarà anche un'esagerazione dettata dallo sconforto, ma sta di fatto che la stragrande maggioranza della popolazione non li vuole. E poi il popolo delle due Sicilie è tosto e ha già dimostrato di sapere scacciare via un esercito invasore. Quindi fratelli o non fratelli a casa non li si può rimandare. Ed è un bel problema. Al nord, specie sulle Alpi, vi sono vari campi di detenzione, per noi campi di concentramento, per qualche storico simpatico sono residenze un po' spartane. Il problema però è che i prigionieri sono troppi, molte migliaia. Provano a farli entrare nell'esercito italiano, ma loro non ne vogliono proprio sapere. Scrive il generale La Marmora a Cavour il 18 novembre 1860. I prigionieri napoletani dimostrano un pessimo spirito. Di 1600 che si trovano a Milano non arriveranno a 100 quelli che acconsentono a prendere servizio.
Sono tutti coperti di rogna e di vermina, moltissimi affetti da maldocchi. E sulle cause di questo diffusissimo maldocchi, dopo il bombardamento di Capua, ci dovremmo fare delle domande. E dimostrano avversione a prendere servizio da noi. Aggiunge la Marmora di aver detto ad alcuni, che giustamente pretendevano di tornare a casa avendo detto che non intendevano prestare giuramento per un altro re, che erano un branco di carogne, che si sarebbe trovato il modo per riportarli alla ragione. Io mi domando da che pianeta erano venuti questi invasori. Mi domando che coscienza, che morale a questa gente che non sa rispettare la dignità dell'avversario, che lo chiama canaglia perché non tradisce, perché non spergiura. E pensare che un accreditato storico di oggi attribuisce quella ignobile frase al fatto che la Marmora era un altero aristocratico d'alto lignaggio e militare tutto d'un pezzo. Pensare che ancora oggi i liberali dicono che Ferdinando II era uno spergiuro perché ritirò la Costituzione. Quindi esistono giuramenti che vanno rispettati ed altri che possono essere ignorati. Perfino Cavour si indignò o finse di indignarsi di quella frase di La Marmora. Eppure i burocrati in uniforme non la pensavano come lui. E Cavour si presentò al giudizio di Dio troppo presto per potersi rendere conto fino a che punto sarebbero arrivati. Dignitosamente questi figli delle due Sicilie preferirono prolungare i loro patimenti piuttosto che venire meno al giuramento di fedeltà prestato al proprio re, anche se questo costò loro innumerevoli sofferenze e a molti la vita. Comunque il problema di dove mandare questi prigionieri era veramente pesante, anche perché con la caduta di Gaeta, Messina e Civitella il loro numero aumentava. Ma Garibaldi è un uomo fortunato. Un volontario americano che ha combattuto con lui, Chatham Roberdeau Witt, un omone di quasi 2 metri, è vissuto fin da piccolo in Louisiana, uno stato del sud che, dopo l'elezione di Lincoln, sta per proclamare la secessione dall'Unione. Chiede allora all'amico Giuseppe di fornirgli quei prigionieri affinché possano combattere nelle file dell'esercito confederato contro gli Yankees. E il disinvolto dittatore fa il doppio gioco. Pur avendo ricevuto dai nordisti l'offerta di assumere un importante comando della loro armata, dice di sì all'amico Witt, cosa che gli consentirebbe di liberarsi di almeno una parte del problema. E a chi si rivolge? Ovviamente all'indispensabile Liborio Romano, il quale qui vediamo nell'inedita veste di fornitore di carne da cannone. I prigionieri napoletani e siciliani da parte loro sanno che se avessero rifiutato questa proposta si sarebbero sicuramente ritrovati in uno dei campi di detenzione o di concentramento che i Sabaudi avevano nel nord Italia. Il console degli Stati Uniti a Napoli protesta per quanto stava accadendo e il traffico si interrompe, almeno sulla carta, perché prima di convincere altri stati esteri a prenderseli sicuramente sarà stato più facile affidarli a chi già li voleva. Il compianto Pierluigi Rossi, discendente di uno di quei deportati, fa presente che il numero degli italiani in tutte le regioni annotato nei registri federali americani è di 976 su un totale stimato di circa 1800. Altri parlano di cifre maggiori. Comunque a Liborio Romano fu consegnata una lista di 189 soldati delle due Sicilie, lista oggi preziosa perché ci indica nomi e cognomi di alcuni di quei coraggiosi, di cui 58 moriranno in battaglia. Questi soldati, sbarcati prima che scattasse il blocco navale nordista, furono arruolati in diverse unità dell'esercito confederato americano. Alcuni furono inquadrati in un battaglione denominato Garibaldi Guards, ma dopo le loro proteste il nome fu cambiato. Una delle unità che ospitarono napoletani e siciliani fu il 10° Reggimento Fanteria della Louisiana. Questa formazione fu immediatamente inviata al fronte, in Virginia, ed ebbe un ruolo primario nell'importante vittoria sudista di Bull Run, la prima battaglia di Bull Run, detta anche Manassas, che si svolse il 21 luglio 1861. In questa battaglia i confederati, agli ordini del grande generale Beauregard, un creolo della Louisiana, di religione cattolica e di lingua francese, misero in rotta i nordisti. Un singolare episodio si verificò alla fine di questa battaglia, quando una folla di curiosi, soprattutto benestanti, che erano accorsi su una collina sovrastante il campo di battaglia per fare picnic e assistere a quella che ritenevano sarebbe stata una facile vittoria nordista, furono invece travolti dalle truppe nordiste in fuga disperata.
68 fuoriusciti mazziniani si arruolarono invece, insieme ad altri stranieri come ungheresi, russi, eccetera, nella Garibaldi Guard nordista, 39° reggimento, la cui compagnia A portava la camicia rossa. Questo reggimento per intero fu compreso tra gli 11.000 prigionieri fatti il 15 settembre 1862 dal generale sudista Stonewall Muro di Pietra Jackson dopo l'assalto alla roccaforte nordista di Harper's Ferry nella Virginia occidentale. Fu stabilito uno scambio di prigionieri. Agli italiani dell'esercito confederato, inquadrati nella compagnia A del 10° reggimento Louisiana, fu dato l'incarico di scortare la Garibaldi Guard al punto di scambio. Impietositi, i soldati delle due Sicilie cercarono di giustificarli di fronte al loro comandante dicendo che erano Yankees di casa nostra e che non sapevano quello che facevano. Si noti che nei confronti della Garibaldi Guard la corte marziale nordista emise la sentenza della disgrazia per vigliaccheria, per il suo comportamento vergognoso nella battaglia di Harper's Ferry. L'intero 39° reggimento nordista fu fatto sfilare a capo scoperto e con le bandiere capovolte, fino a un campo di concentramento di Chicago per prigionieri sudisti, dove fu trattenuto per 3 mesi. Furono definiti i vigliacchi di Harper's Ferry. Questi soldati delle due Sicilie combatterono molte altre dure battaglie in territorio americano. Nel triste giorno del 10 aprile 1865, quando ad Appomattox il generale Lee firmò la capitolazione, della compagnia A del 10° reggimento Louisiana rispose all'appello il solo Salvatore Ferri, siciliano di Licata. La discendente di uno di quei pochi superstiti, la signora Betty Russo Dubois, rivolgendosi ai discendenti di quei soldati napoletani e siciliani, ha così detto in una cerimonia in America. È con profondo rispetto e senso dell'onore che mi rivolgo a voi. Voglio esprimere la mia sincera stima e gratitudine per il sostegno e l'aiuto datoci da tutti gli ex soldati borbonici che combatterono per la libertà della nostra patria durante la guerra di aggressione nordista. L'amore della patria, della libertà e dell'indipendenza furono i principali moventi di quei valorosi soldati che combatterono tanti anni fa al nostro fianco. Essi combatterono con onore e si distinsero sui campi di battaglia per 4 lunghi anni per difendere la nostra libertà. Questo non lo abbiamo dimenticato. Come disse il generale Lee, non li dimenticheremo mai. E anche noi vogliamo che non siano dimenticati, anzi che il loro sacrificio sia conosciuto da tutti. L'appellativo di eroi dei 2 mondi lo meriterebbero loro. E non dimenticheremo Pierluigi Rossi che ne ha riacceso la memoria. Questi uomini è come se avessero voluto dire a noi, con un grido silenzioso che attraversa i secoli, noi non abbiamo tradito. L'onore delle 2 Sicilie è salvo. Arrivederci.